Buonasera, speriamo che prenda bene la linea, perché qua non è che prende tantissimo, adesso stanno anche abbaiando dei cagnoloni in realtà, li conosco. Buonasera, eccoci qua. Stiamo salendo man mano, io struccata ovviamente. Come state? Intanto che salgono un po' di persone, mi raccomando, raga, condividete la live. E intanto c'è Diablo, che è il cagnolino dei vicini che abbaia. Come state? A me mi sta uscendo anche l'allergia qua, non capito perché. Ah, devo aumentare il volume. Ecco, adesso sì. Ne siete tantissime. Ragazzi, sono in Sardegna per chi non lo sapesse. E sono in un posto che non so se prende tantissimo, quindi non so se si bloccherà la live, ma credo di no in realtà, perché ho 3 tacchette e dovrebbe andare tutto al meglio. No raga, non sono bruciata, sono abbronzata. Diciamo che acquisisco un bel colore, sono tra olivastro e dorato, più olivastra che altro. Eccoci qua. Allora, io in verità sono struccata perché, a parte che mi vorrei truccare nel mentre, però vorrei rispondere anche a qualche domandina vostra. Ecco, scricciolina. Voi state in vacanza? Scricciolina, la mia fidanzatina. Ti stai divertendo? Sì, raga. Sono qua in Sardegna con amici e stiamo girando in gruppo, stiamo facendo tante cose carine, come andare al mare la mattina, la sera usciamo, ci divertiamo, ceniamo insieme. Ieri è stato Ferragosto, spero che voi abbiate trascorso un buon Ferragosto. A me è andata al top, siamo stati benissimo. Ci voleva quest'estate, dopo un anno intenso di lavoro, finalmente un po' di relax. Progetti per settembre? Certo che ci sono progetti per settembre, oltre al tatuaggio che, come ben sapete, dal 18 agosto il team vi inizierà a rispondere per quanto riguarda gli appuntamenti, quindi per chi si vuole tatuare dal 1 settembre fino a fine mese c'è disponibilità, e dal 18 agosto inizieranno a prendere gli appuntamenti, ovviamente sempre sotto mia visione, perché decido io cosa tatuare tendenzialmente, cioè quel che mi viene proposto, se a me piacerebbe tatuare, o comunque faccio una controproposta rispetto a quel che mi viene proposto. Però dal 18 agosto quindi sono aperte le prenotazioni per settembre, non per ottobre, perché come ben sapete è sempre la solita storia che io prendo gli appuntamenti per il mese stesso, perché dato che si vengono a tatuare persone anche dalla California, dalla Polonia e via dicendo, non mi va che poi magari prenotano un viaggio e poi io non devo dare buca, perché una prenotazione così tanta distanza, magari devo lavorare con un brand o con altre collaborazioni e poi dopo non posso tatuare, quindi non è carino. Una cosa è che è di Napoli la persona e comunque di lì, è una cosa che spende già dei soldi per acquistare biglietti e venire da me, che già è tantissimo.
e quindi io ringrazio tutte quelle persone che lo fanno, come ringrazio anche tutte quelle persone che hanno collaborato alla raccolta per Gaza, e ci sono delle testimonianze bellissime che ho messo sull'altro social, e quindi grazie, 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 stiamo veramente facendo cose top, 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 quella è la parte più bella. Zeudi, hai assaggiato piatti sardi? Allora, la verità è che non tantissimo, perché non è che mi facciano... Allora, i gnocchetti sardi mi piacciono tantissimo. Quelli lì sono top. Da piccola vado pazza per gli gnocchetti sardi, bellissimi, buonissimi. Però altre robe no, anche perché io amo la cucina napoletana, siciliana, e ho assaggiato anche qualcosa tipo al nord, non male, però in Sardegna non so perché, ma ancora devo trovare quel posto che dico ok, si mangia al top. Quindi se qualcuno può consigliarmi anche qualcosa, è gradita, gradita come cosa. Sì, poi da ottobre magari mi organizzo e cerco di venire a Parigi, magari anche a settembre, lo spero. Comunque a settembre penso di sì, perché vorrei visitarla un poco e fare qualche contenuto lì. E poi per quanto riguarda il tatuaggio, mi piacerebbe iniziare a viaggiare e creare un connubio tra quello che mi piace in verità e quello che mi rappresenta di più come, diciamo, io intanto vi leggo, siete tantissimi. È la prima volta che mi sto concentrando sulle domande benissimo, e quindi mi piacerebbe creare questo connubio tra il tatuaggio, che io amo follemente e che sta diventando un vero e proprio lavoro ormai, e poi il viaggio. Viaggiare io adoro, quindi creare questo connubio tra il viaggio e il tatuaggio e unirli. Magari da ottobre vi vengo a trovare a Parigi, a Londra, Barcellona e Madrid, e creare un evento proprio per tatuare tutti voi. Però è ancora presto per il momento, per settembre non credo che riesco a organizzare qualcosa, perché comunque settembre sappiamo bene che è il mese in cui rimandiamo sempre tutto, quindi alla fine poi si fa un po' così, no? Vabbè, a settembre, quindi bisogna un attimo capire questa cosettina qua. Poi, raga, voglio dire, devo anche ricominciare la palestra, che dopo 9 mesi che non mi alleno è grave questa roba e non va bene, perché dobbiamo mettere un po' di massa muscolaria. E intanto io mi dovrei iniziare a truccare. Io mi inizio a truccare, inizio a togliere questa faccina un poco, vero, sono abbronzata, però questa qua c'è tutto il mio trucco disordinato. Stavo per rompere il blush, guardate, vi faccio vedere. Tanto qui passano le persone perché sono in una casetta bellissima dove ci sono più casette insieme e stanno passando i ragazzi, perché magari stanno uscendo dopo cena a fare ape o a bere qualche drink. Allora, lei sta lì, non mi ricordo il nome, comunque grazie per il regalo, grazie mille. Siete così veloci che non riesco a ringraziarvi neanche per i regali che mi fate, raga. Per questo io a volte non riesco a ringraziare quasi mai, perché va così veloce TikTok con i regali che io non leggo. Però grazie mille veramente per i regali che mi fate. Oltre al fatto che mia madre mi ha detto che a casa stanno un sacco di pacchi, infatti quando torno li apriamo insieme. Va bene? Cerco di fare una roba veloce, anche perché io in estate mi trucco poco. Però ho portato sto correttore che è chiaro, quindi lo devo amalgamare bene alla mia pelle, caso diventata una cozza. Un altro po'.
già molto meglio, sembrano meno cadaveriche. Scricciolino! Raga, finalmente ho fatto una vacanza rilassante, la prima vacanza in vita mia rilassante. Guarda, giù mio. Rilassante. Che è finita, perché io domani rientro. Oddio, mi è entrata una cena. Ma che poi è anche giusto che sia così, perché a me non piacciono quelle vacanze molto lunghe. Dopo un poco... Ecco! Vabbè. Dopo un poco mi manca proprio casa. Che poi una volta che è finito la vacanza ti devi prendere la vacanza dalla vacanza per riadattarti a quello che hai lasciato prima di partire. Anche a voi capita? Ok, dai. Ho messo più di qua che di qua, quindi sto cercando di equilibrario. Un po' il fronte. Equilibriamo questo fondo. Invece dall'allergia qua non capisco che cos'è. Saranno gli acari. Che sono allergica agli acari. Come ben sapete chi mi ha seguito lo sa. Ma che è? Scricciolina! Io sono chiarissima o sono scurissima d'estate. Questo braccio che ormai stava a fare proprio nero. Nero, nero, nero. A proposito, non mi sono messa neanche... Aspettate. Ah, meglio se la lascio qua, altrimenti non prende di là. Aspettatemi un attimo, eh. Eccomi. I miei anellini, l'orologio mio. Io amo follemente questo orologio. Mi piace tantissimo. Mi piace proprio tanto. Sì, raga, questi capelli mi stanno bene, ma li faccio solo in estate, perché non li devo asciugare, metto un poco d'olio alle punte e si riprendono anche un poco, infatti poi sono morbidissimi. Questa è una cosa che faccio tendenzialmente in estate perché comunque andando al mare tutti i giorni, è inutile che uno si fa le pieghe, le piastre, se li asciuga bene... Perché comunque poi il giorno dopo io mi ributto in acqua, perché io se devo tuffarmi devo bagnare i capelli, fondamentalmente. E quindi, grazie Dio, e quindi nulla, devo per forza farli così, però stanno diventando anche più lucidi, in verità. E si sta togliendo la stempiatura che mi è venuta al GF perché per lo stress mi stava a venire la stempiatura fine qua. Già sono ricresciuti i capelli, per fortuna, vedete? Meno male, poi sono fissato su queste cose. Vedete, stanno crescendo i capelli. Anche se dovrei fare qualche trattamento, ma in verità non ne ho tutta sta necessità. Però vabbè, comunque abbiamo cercato di creare un fondo abbastanza omogeneo, non il cerone in faccia che io odio perché io mi trucco sempre con poco fondotinta, come ben sapete. Adesso guardate questa collanina, quanto è bella, me l'avete regalata voi, tutta colorata.
Adesso andiamo a mettere. Vogliamo scerino, via! Con questa luce. Ah! Il blush. Tutto questo mi si stanno abbronzando anche le mani. Vabbè. Metto blush. Raga, in questi giorni, dite la verità, ho fatto la brava, ho iniziato a pubblicare anche di più, soprattutto perché non sto lavorando, non sono incasinata, sono rilassata e quindi sto iniziando a pubblicare molto di più del mio solito. Dite la verità, vi sto facendo Kunzula che sto pubblicando, anzi dovrei pubblicare ancora di più in verità. Però sto cercando anche di rilassarmi un attimo perché poi arriverà un altro anno bellissimo, sorprendente, però anche come giusto che sia, dato che io sono abbastanza stacanovista, mi piace lavorare e rimboccarmi le maniche, comunque bisogna prendersi dei momenti, almeno una volta all'anno. Oh no, raga, questo mi... Questo qua ve lo consiglio. L'ho preso da Sephora 3 anni fa. 3 anni fa, ce l'ho ancora. E mi fa delle labbra molto 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 morbide. E lo metto tendenzialmente prima di andare a dormire. Oppure quando mi devo truccare, in realtà lo metto tendenzialmente prima di fare qualsiasi altra cosa del trucco. Metto la crema, poi metto questo, si ammorbidiscono e poi si asciuga un po' nel mentre. Mi trucco e alla fine metto matita e rossetto. No, raga, lo studio di tatuaggi sarà diverso, sarà verso il centro direzionale in modo tale che riuscite anche ad arrivarci più facilmente con i mezzi pubblici. Se non sbaglio proprio con la metropolitana, non ci vuole nulla. Per chi sta vicino alla stazione Garibaldi ci mette quei 5-7 minuti a piedi, se non sbaglio. Poi vi mando, per chi si prenoterà per gli appuntamenti di settembre, vi sarà inviata la via, il numero dello studio e tutte le informazioni che faranno, diciamo, comodo a chi si prenoterà, anche per capire la posizione, però è molto più semplice arrivare nell'altro studio, Poi questo me lo metto anche a volte qua quando mi finisce, vabbè, ma so così, non tanto, perché mi sta finendo questo che io mi trovo benissimo, della Benefit. Sì, infatti lo devo ricomprare. Mi fa le sopracciglia pettinate bene bene, vedete? Bella. Guarda la differenza. Tu non vedi... I don't see the difference. Devi mettere lenta, mo. Se non vedi la differenza. Perché sono i dettagli che fanno la differenza. Poi Angela spiega in inglese, però. Vabbè. You put glasses. Come si dice? You don't see very well. Perché a difference, there is difference. Look, baby. Vedi? Mira esto aquí, en questo momento. Mira la differenza. Vabbè, comunque.
Come si fa a dire che non sai la differenza? Che prima erano tutto scombinato. Che sta dicendo? Mira, baby, mira, hermosa, preciosa. Vieni in Argentina. Devo venire. Hablamos en español. Vale. Bedda. Grazie. Qual era la domanda? Ma io non parlo purtroppo portoghese, raga. Dovrei iniziare a fare qualche lezione di portoghese. Però qua devo prima iniziare dall'inglese. Già di vero mi piace moltissimo il tuo stile. Argentina ti ama e aspetta. Grazie. Comunque a volte, da quando nuoto, sentite queste botte? Devo andare un po' dall'osteopata, raga. Se faccio delle botte, faccio tipo snorkeling un poco, ma faccio certe botte poi perché non mi alleno da una vita e quindi il fatto che nuoto un poco mi sta... Mamma mia. Dovrei iniziare a fare qualche esercizio tipo con la mazza da scopa. Metto vicino alla parete e allungo. Vabbè, a settembre mi vedo con Antonella e iniziamo a fare un allenamento un po' più serio e soprattutto posturale perché è fondamentale. Dato che io tatuo e sto tutto il giorno incurvata così. Allora, un saluto da Firenze, bella Firenze, raga, pure ci vorrei andare a Firenze. No, un po' troppo collane, però questa forse sta meglio. Questa qua mi piace tantissimo come collana, infatti ce l'ho sempre. Però volevo cambiare un po', volevo mettere questa che pure è carina, lascio questa. Come mai non hai scelto una palestra più vicina a casa tua? Ma in realtà io e Antonella faremo degli allenamenti personalizzati. Stavamo pensando infatti di incontrarci tipo 1 o 2 volte al mese che mi allena lei e mi fa tipo una scheda tramite la sua app che vi invito a scaricare, c'è tutto nella sua bio. E farà tipo degli allenamenti personalizzati. Io vado lì, mi fa capire un poco come da vicino la situazione. Poi magari le volte successive ci vediamo in videochiamata e mi alleno in un'altra palestra. Semplicemente questo, perché effettivamente dista quei 25 minuti da casa e comunque diventa poi un po' più impegnativo perché mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare, già siamo alla prima ora, un'altra ora mi devo allenare, poi torno a casa, fatti una doccia, se ne vanno 3-4 ore soltanto per andare in palestra e non va bene. Sì, raga, comunque per quanto riguarda la pagina dei tatuaggi su Instagram, me l'hanno ridata, quindi tutto a posto, ma comunque continuo ad inviare qualche volta ricorsi, quindi per questo perdonatemi se non accetto richieste ancora, ho messo il profilo privato e lo terrò fin quando non si deciderà a mantenermi il profilo tranquillo, perché stavo iniziando ad accettare qualcosa, a pubblicare qualche contenuto vecchio per comunque rimettere dei tatuaggi che ho fatto sin dall'inizio del mio percorso, perché mi piacerebbe avere la pagina fatta bene, beh, comunque. Ma sto evitando adesso di pubblicare, di accettare richieste perché non voglio che ci siano movimenti sulla pagina, voglio aspettare 30 giorni, 60 giorni e
e capire un attimo se me la bloccano o meno. Se me la bloccano, raga, pazienza, poi capiamo come fare. Se non me la bloccano, ecco, allora inizierò ad accettare e a continuare a pubblicare, però per il momento userò TikTok, che è il mio amore TikTok, perché fondamentalmente è una piattaforma pazzesca e non mi ha mai bloccato nulla di segnalazioni stupide che arrivano, perché fondamentalmente vede la realtà dei fatti. E nulla, raga. Quindi questa è la situazione. Io mi continuo a truccare. Vabbè, truccare. È la gente. Grazie, è la Johnson. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, eccola qua. Questa è la matita labbra. Questo è il mio solito rossetto, come ben sapete. Chi mi conosce sa, chi mi ha seguito sa. Adesso, poi dobbiamo mettere il mascara, che uso sempre i soliti Benefit. No, Maybelline, scusate, Maybelline e Virgo. Raga, grazie ancora per quello che fate comunque per casa. Io che dimentico sempre qualcosa quando vado in viaggio, dimenticate il tempo la matita, baffanino. Prima metto il mascara, va? Facciamo così. Anche voi tipo fate così, vi tirate un capello, ve lo lasciate, poi faccio tipo così e poi prendo questo qua che ho lasciato, faccio tipo un mocodino. Adesso mi metto questo. Cosa vi ha sbloccato? Dite la verità. No, non è un balcone questo, è tipo piano terra, quindi è terrazzino, roba del genere. Io sto piena di allergia qua, non capisco cosa ho. Ma che ho qua? Comunque mi sono abbronzata abbastanza. Poi la Sardegna d'oro non ci sono zanzare. Cioè è proprio raro che ti diano un morsetto, un mozzico, morsettini. È veramente che è raro che ti pungano le zanzare qui. Allora. Si era legato un capello. Paz! Paz! Chi è Paz? Grazie, Paz. Ok, raga. Molto meglio, molto meglio. Oddio, non l'avevo mai visto. Cos'è questo? 1000 piedi, con 3 occhi, un alieno. Sì, raga, dopo esco un poco. Esco con amici. Ci mangiamo un dolcetto, perché sapete quanto io amo i dolci.
la devo finire a settembre, inizio la dieta, quindi a settembre solo cose fit e healthy. No, veramente, raga, a settembre inizia tutto, quindi mi sto a fare come a sfrega di dire qua in Sardegna, perché so che quando rientro mi devo uccidere. Però sono contenta perché sta cosa che inizio la palestra mi piace perché di nuovo disciplina, vai, rigore, oh. Da un anno, 8-9 mesi che non faccio niente, sono una pappa molle. Se ne esce 7 cose, prima avevo un bicipite tanto, il doppio ce l'avevo. Vedete? Bronzatura. Ho il doppio. So pieno addome, non c'ho niente. Niente. Avete capito? Avete capito? Adesso tolgo l'eccesso. Metto la matita con questa punta un po' rusucata, perché ho dimenticato sempre la matita qua. La punta rusucata. Non cadrei, devo andare dall'osteopata, dal fisioterapista d'urgenza quando ritorno. Questo non mi aiuta, diciamo, però la mia testa farlo mi aiuta. Raga, Annie tutto bene, sta a casa con mamma, questa volta non vi posso far vedere né Filippo né Annie perché come ben sapete o chi non lo sa, io non sto a casa, ma sono in Sardegna. Tra l'altro io non c'ero mai stato, ho visitato tutta l'Italia. Adesso rispondo a questa domanda che mi piace, ho visitato tutta l'Italia grazie a Miss Italia. E quando poi con Miss Italia sono riuscita a visitare tutta l'Italia, tu aspetta, però mi manca la Sardegna. E quindi ho detto, vabbè, quando ci andrò? È da 2 anni, questo è il terzo anno che volevo venire, cioè 2023 volevo andare in Sardegna e non ci sono riuscita, 2024 volevo andare in Sardegna e non ci sono riuscita, finalmente nel 2025 ci sono riuscita e finalmente sono qua. Vi posso assicurare che io sono stata anche alle Seychelles, la Sardegna ha un'acqua pazzesca. Quindi se vi dovete fare una vacanza, mettete il salvadanaio e venite in Sardegna perché è pazzesca. Veramente molto bella l'acqua e tanti posti. Però, raga, sul cibo scarseggiano un po', hanno cose buone, chilometro zero anche alcuni posti, ma non ne sanno cucinare. Quindi bella Sardegna, ma a cucina né cosa costa. Poi magari non so io dei posti, dovreste consigliare dei posti. Comunque la domanda che ho visto prima in sovraimpressioni era cosa ti ha ispirato ad entrare nel mondo del tatuaggio? Ma allora, voi dovete sapere che quando io avevo 6-7 anni giocavo con le mie cuginette a fare tatuaggi finti. Io mi mettevo a fare tatuaggi finti con le mie cuginette e li vendevo. Che facevo finta di venderli, ovviamente non li vendevo perché non avevamo i soldi. Quindi facevamo questa roba. E poi mi è sempre piaciuto, sempre, l'ho sempre voluto fare. Quando ho finito le superiori ho detto mamma, ma a me piacerebbe intraprendere come percorso quello del tatuaggio. Però ho detto vorrei anche tentare con l'università perché comunque fondamentalmente secondo me è un po' sbagliata questa roba che a 18 anni devi sapere già quello che devi fare nella vita, ma ognuno ha i suoi tempi fondamentalmente. Però io già avevo qualche idea. Ho iniziato sociologia perché mi è sempre l'unica facoltà che mi ha ispirata di più, oltre psicologia, però che tra l'altro potevo entrare senza fare il test d'ingresso perché era l'anno del Covid 2020, l'anno del Covid del 2020 i maturandi che avevano preso il punteggio massimo alla maturità, il voto massimo, potevano accedere senza test d'ingresso. Quindi io potevo anche accedere senza test d'ingresso, ma si è decisi di fare una cosa diversa rispetto a tante altre persone, sociologia.
E ho proseguito col percorso, poi ho vinto Miss Italia, poi c'è stato Big Show, un altro programma televisivo, poi c'è stata la mia esperienza a Tenerife, e ho girato il mondo, New York, Parigi, Amsterdam, Spagna, eccetera eccetera, tantissimi posti bellissimi dove ho rappresentato Miss Italia e anche come fotomodella, e quindi a un certo punto però rientro da Tenerife, che ho vissuto lì 7 mesi più o meno, e dico basta, devo iniziare il tatuaggio perché ce l'ho qua, e inizio a tatuare. E quindi ho iniziato a tatuare grazie a questo mio amico Alex. Ho detto Alex, senti, mi devi far capire un attimo com'è, che lui è un tatuatore, ho detto, come devo iniziare? Allora zio, compra questo e questo, e ho iniziato a tatuare. Poi a marzo 2024. Poi a maggio ho fatto il provino per il Grande Fratello. E poi dopo questa cosa qui ho detto vabbè, ma chi mi prende al Grande Fratello? Adesso inizio il corso. Ho iniziato il corso di tatuaggio e l'ho portato quasi del tutto a termine, sono entrata nella casa e l'ho ripreso quando sono uscita e nulla, questa è la situazione, raga. Però il tatuaggio mi ha ispirata. Cosa mi ha ispirato? Per rispondere alla domanda in maniera più diretta e chiara, ma ispirazione. Non me ne ricordo in realtà da cosa, da bimba che mi sono sempre piaciuti. Cioè, vedere replicare l'arte su pelle mi è sempre piaciuto. E poi è un qualcosa di indelebile. Quindi top. La cosa che mi piacerebbe di più fare è tipo viaggiare, e mi piacerebbe tantissimo replicare le opere d'arte. Quindi viaggiare, fare le foto perché io amo scattare foto, quindi legare tutti i miei hobby. Vado, viaggio, scatto foto e replico le foto che scatto alle opere d'arte su pelle tatuandole. Questo è quello che mi piacerebbe fare e che in realtà ancora nessuno tendenzialmente fa. Quindi rubatemi anche l'idea. Però mi piacerebbe fare questa roba qua. E magari un giorno inizierò a farlo quando avrò anche un po' più di tempo, ma sicuramente perché voglio tatuare l'opera rispetto a prospettive e luce che io scatto. Quindi, e chi poi vorrà farsela tatuare. Che sapete che io ho iniziato col fine line, e tra l'altro lo stile più difficile, però io andrò a finire sul realistico perché è quello che mi piace di più. Elijah Johnson, grazie. E nulla, raga, questa è la situazione. Questa è la situazione. Chi non mi conosceva adesso è venuto a conoscenza di un lato di me, di determinati avvenimenti della mia vita, interessanti o meno, riguardo al tatuaggio. Sei bravissima a tatuare, grazie, però si può sempre migliorare. Io sono sempre verso il miglioramento. E allora, sei il nostro orgoglio. Thank you, grazie. Comunque, raga, studi già recitazione? Allora, no, per il momento no, però non vi nego che mi piacerebbe, solo che ho tante robe in mezzo ancora all'università, non so se bloccare l'università e dedicarmi a questa roba qua e al tatuaggio. Però bloccare l'università significherebbe bloccare, congelare gli esami per riprenderli poi in futuro. Però dipende dai treni che mi passano, raga, dipende da questa roba qua. Devo un attimo valutare perché mi piacerebbe continuare all'università, sinceramente. Però adesso capiamo. Quindi questa è la situation, sono poca la mia vita in mano, ho queste cose da fare, devo capire un attimo i treni che passano e prendere delle decisioni. Avete capito? Devo prendere queste decisioni e non so. Allora. Come immagini? Cosa significa la frase che hai messo nelle storie l'altro giorno? Allora, è una frase che in realtà risaliva al 2020 ed è stata una citazione
di un qualche filosofo sicuramente, qualche storico sicuramente, perché è una frase che aveva detto la mia professoressa di filosofia delle superiori, che sono andata a riprendere, che riguarda la psicoterapia tipo, e l'ambito più di psicologia, quel ramo lì, però che ha un profondo significato. Il mondo è guerra di significati. Datela a cercare su Google e vi darà una spiegazione che voi dite ok, questo è il senso della vita, in verità. La Sardegna sembra meravigliosa, no, la Sardegna è meravigliosa, raga. Infatti era del 2020 quella frase, sono passati 5 anni. Who is Nicola? Nicola, raga, è il mio amico, è amicone, e condividiamo la passione dei tatuaggi. Tra l'altro sta qua in vacanza con me e nulla, magari questo è un altro mio fidanzato che hanno detto sicuramente sui social, però sappiate che Nicola è semplicemente un mio amico e ci confrontiamo tanto sul tatuaggio, siamo dei malati di tatuaggio, quindi siamo qua a parlare di tatuaggi, ci rilassiamo insieme a tutti gli altri. Quindi, raga, purtroppo non è il mio fidanzato, vi devo dare una brutta notizia. Anzi, se mi potete cercare una fidanzata, allora già capiamo un po' la situazione. Purtroppo non c'è niente, raga. A breve sai che faccio? Raga, a breve faccio tipo una ricerca di prototipo, ma la cosa è che in verità io non rispondo alle persone sui social che mi corteggiano, perché io non vorrei tendenzialmente, poi mai dire mai magari, però tendenzialmente io non preferirei conoscere la persona dai social, ma dal vivo, il fato me la trovo davanti, capito? Questo mi piacerebbe, però è un po' difficile, quindi nulla, dobbiamo aspettare, dobbiamo sperare che arrivi qualcosa dal cielo su Troian che non sto conosciune e va bene così, rimarrò zitella, forse a vita, non lo so, però io aspetto. Che devo fare? Poi soprattutto, raga, se se io mi dovessi fidanzare, ma voi vi pare che è una cosa così delicata, preziosa, se dovesse piacermi una persona, io all'inizio la metto sui social, no, non la metto sui social, la metto dopo un po' sui social, anche perché devo essere sicura. E poi, raga, a breve inizio, tipo, sai che faccio? Inizio a fare degli incontri nelle live, così ci divertiamo un po' insieme. Facciamo incontri, cercasi fidanzata per Zeudi di Palma. Buonanotte. Impossible. Comunque, raga, io in tutto questo un po' mi sono truccata. Meglio di prima, no? Molto meglio di prima. Molto meglio di prima. Questa collana la metto qua, così sono sicura che non la perdo. E me la metto dopo. Era Johnson, grazie. Sì, raga, devo cenare ancora, infatti penso che 5 minuti e vi abbandono perché devo andare a mangiare, a già mangiare.
No, comunque, raga, in verità, sì, è vero, manca la metà. Io dico una cosa, l'amore è importante, sì, ma non è indispensabile. L'importante è amare se stessi e concedersi il più possibile momenti di felicità e di serenità, perché comunque, come ben sappiamo, la felicità è fatta di attimi, però concedersi la serenità e la pace mentale è importante. Quindi sì, ci saranno dei momenti in cui diciamo, vabbè, sto sempre, non riesco a trovare la persona, perché comunque gli stereotipi sociali, gli stigmi sociali dicono no, tu devi stare insieme a qualcuno. Comunque non siamo esseri solipsistici, se non sbaglio si dice così, ma comunque tendiamo a far gruppo e ad unirci tendenzialmente ad un'altra persona. Quindi di conseguenza ci sta questo questo estro che abbiamo, no? Di unirci, sentiamo questa esigenza di unirci ad un'altra persona, ma in realtà deve aggiungere né togliere e né rimanere ci deve dare quella cosa in più. E io questa cosa in più ancora non la trovare. Cioè, sto soli e preferisco stare da sola e non avere tutte quelle cose mentali e... Grazie, guarda. Grazie, Paz. E per questo, raga, per questo. L'amore arriva quando non lo cerchi. E infatti chi sto cercando? Sono 3 anni che... Non lo cerco, raga. Lo cerco però... Voi invece, tengo 23 anni, non facciamo... Quando? 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 Beh, raga, io intanto mi concentro sul lavoro, è meglio. Ma come fa poi quella gente che io dico no, io conosco persone che non sono state mai single. Cioè, persone che hanno fatto tipo chiodo schiaccia chiodo, capito? Cioè, tipo si sono lasciate e subito dopo si sono messe con un'altra persona per togliere completamente e far sparire quel dolore rimpiazzando quella persona con un'altra, tipo chiodo schiaccia chiodo, e in realtà significa che quella persona non ha mai dato valore né a se stessa, prima di tutto, né all'altra persona con cui stava precedentemente, soprattutto neanche alla nuova con cui sta. Quindi come cazzo fate? Ma come cazzo fate? Ma state soli, risolvetevi e poi vi mettete con le persone, non rompete le palle. Quello che dico io alle altre persone, risolvetevi e poi vi mettete con altre persone. Che per me non è impossibile che... Cioè, ma poi tengono pure una sorta a trovare tutto si... Cioè... Boh, ma come si fa? Io trovare una persona e sono ancora qua, sto aspettando. Fidanzata solo una volta nella mia vita e sto aspettando la seconda possibilità. Comunque ho 23 anni, sono giovane, sì, ma sono da 3 anni. E ancora, cioè, un trauma. Ho pure partorito, un trauma. Comunque, io questa cosa non la capisco. Siete d'accordo con me? Come fanno queste persone? Io non le capisco. Cioè, se lasciano e poi per una sorta, ovvero la fortuna, il culetto, di trovare subito un'altra persona e dico, ah, boh, ma tu che stia, così non sento il dolore di quello, sto buoni, faccio le mie cose. Vabbè. Va bene, va bene. Ok. Ma, per esempio, se io dovessi uscire con una persona che si è appena lasciata, io non mi concederei per nulla con quella persona. Direi, amore mio, risolviti prima tu e poi... Cerchi un uomo o una donna al momento? Ma raga, in verità io cerco una persona risolta, lo ripeto. Poi tendenzialmente io sono proiettata sulle donne, l'ho sempre detto, ma perché mi sono innamorata solo di una donna e mai di un uomo. Quindi per il momento mi viene da dire questo. Però mai dire mai, io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita.
Però io la verità è che sono proiettata alla ricerca di una donna, di una donzella, che non arriverà mai. Vabbè, comunque spero che voi siate d'accordo con la mia linea di pensiero, che non sono pazza. Quindi stavo dicendo, io non, cioè, se dovessi uscire una persona che siamo state fidanzate e si è appena lasciata e può essere... Eh no, perché poi dopo un po' iniziano ad esserci problemi. Ma poi fanno morire alcune gente te ne nasce scadenza. Chi dopo un anno, chi dopo 4 anni, chi dopo 3 anni della stessa scadenza. 10 milioni di tap tap. Grazie. Ehm, completamente d'accordo. Meno male. Meno male, meno male. Grazie. Mm. Selli. Sulli. Salli. 526, grazie. L'amore non ha genere, esatto. Raga, per questo l'amore è di mille colori. Cioè... Ma ci ami, vero, Zeo Diners? Raga, io amo tutte le Zeo Diners. Se il mondo è guerra di sensi, tu sei la mia vittoria. Thank you. Raga, in tutto questo io mo penso che a breve chiudo. Me ne vo. E ci vediamo a settembre. No, vabbè, sto scherzando. Ci vediamo nella prossima live quando ritorno a casa. Penso lunedì. No, lunedì no. Penso che ci vediamo. Oggi che giorno è, raga? È sabato? Oggi è sabato, giusto? Giù ancora in Puglia, sì. Oggi è lunedì, è sabato. Quindi se è sabato, domenica. Martedì. Martedì sera faccio la live. Faccio un'altra live. Martedì cosa ne pensate? Vogliamo fare sta live? Fare una live potente martedì. Apriamo qualche pacco insieme o decidiamo di fare qualche contenuto insieme. Bello, figo, che è divertente. Vi faccio fare 2 risate. Usa la protezione solare. Amo, io uso sempre la protezione solare. Ho consumato tubicini interi di protezione solare. Infatti non mi sono per nulla scottata. Dove l'enasto deltoide che non ce l'ho proprio. Comunque non mi sono per nulla scottato. Vedi? Comunque non ho capito perché, ma io ho un tricipite super sviluppato. Vabbè, comunque io la uso la protezione, infatti non mi sono per nulla scottata. È la mia abbronzatura questa. Raga, ma se vado un mese al mare divento tipo veramente super abbronzata. Questo cioè, non è nulla. E niente, raga, io vi saluto. Io vi saluto, grazie mille per avermi seguita. Siete pazzeschi. Ci vediamo nella prossima live.
ci vediamo nella prossima live e ci sentiamo sicuramente nel broadcast, come ben sapete. Ci metteremo lì d'accordo. Tu questi stanno ancora asciugando i capelli, per questo sto a fare questi movimenti. E nada más. Esatto, facciamo un bel sondaggio. E io vi amo, grazie mille per i regali, grazie mille che mi supportate sempre. Ci becchiamo nella prossima live. Vi mando tanti abbracci, tanti baci. E nulla. A presto! Ci vediamo tra pochi giorni, pochissimi giorni, forse anche prima, chi lo sa. Vi aggiorno e grazie mille per avermi seguita come sempre e supportata, veramente. E anche qui ci sono tantissime persone meravigliose dove sono qui in Sardegna che mi fermano, mi fanno tanti complimenti per il percorso che ho fatto nella casa e anche con Miss Italia. E grazie per il supporto che mi date e per le belle parole che mi dedicate ogni giorno. Grazie mille per quello che stiamo facendo per Gaza. Supportiamo sempre le iniziative che servono e diffondiamo sempre amore. Vi amo.